mezzo chilo di funghi, quelli che volete, se avete i porcini, però io credo che in inverno i porcini sarà un po' dura, tagliati tutti sottili, in questo caso sono champignon, e gli butto dentro anche una manciatina di porcini che avevo in congelatore dimenticati là nell'angolino e così li facciamo fuori. Comunque mezzo chilo di funghi tagliati sottili, usate i champignon, usate i chiodini, usate quello che volete. Un piscino di olio appena appena, non tanto. Ci sgranocchio dentro un rametto di rosmarino fresco, altrimenti dovete tritarlo. Ma Beatrice, ho detto che cosa stiamo facendo? Siamo alle crespelle con i funghi. Uno spicchietto di aglio, lo schiaccio bene perché poi lo lascio dentro. Se volete tritarlo lo tritate, se volete lasciarlo intero e poi lo tirate fuori, lo tirate fuori. Mettiamo già dentro anche i funghi, non c'è bisogno di rosolare prima, però scegliete una pentola grossa perché dopo in questa stessa pentola ci facciamo tutto il condimento, tutto il ripieno. Ci metto dentro anche i miei 4 porcini congelati e andiamo sul fornello. Anzi, sai che faccio, Beatrice? Ci metto anche un ramettino di timo, che ce l'ho lì, che dà un bel profumino, anche 2 ramettini di timo. Via. Fornello a manetta, mettiamo sulla nostra pentola e cucchiaio di legno o di plastica quando si usano le pentole smaltate, se no non è che si rovinano ma si fanno delle righe brutte sotto. All'inizio i funghi faranno un po' di acqua, giustamente perché contengono moltissima acqua, bisogna farla andare a fuoco veloce finché quest'acqua non si evapora e dopo rosoleranno, che parola difficile, rosoleranno. Vedete, a fuoco forte si è praticamente asciugato tutto, è adesso che viene il bello, è adesso che il fungo prende sapore, quindi bisogna avere pazienza e stargli addosso per 2-3 minuti finché non incomincerà ad attaccarsi un po'. Mezza pentola di funghi, c'è rimasto qui niente, ma va bene, guardate in fondo alla pentola, c'è un po' di funghetti attaccati che si staccano, ok, siamo pronti per andare avanti con la ricetta. Adesso facciamo le crepe, intanto che si raffreddano un po' i funghi perché scotta la pentola, scottano i funghi, poi dopo li riprendiamo dopo. 3 uova di gallina vivace, allegra, felice, chiamatela come volete. Olè! Darvi i grammi per fare le crepe è una stupidaggine perché è impossibile darle perché le uova sono diverse, assorbimenti diversi, farine diverse, bisogna sbattere le uova, metterci la farina un po' alla volta finché non raggiungete un impasto che si fa un po' fatica a girare. Se poi è un po' più molle, un po' più duro, non cambia molto. Vedete, ho già messo della farina, è ancora grumoso, è ancora troppo liquido, quindi gliene metto ancora 2 di cucchiai di farina senza paura e andiamo avanti. Ecco, vedete che la frusta comincia a incastrarsi tutto, a imballarsi, bisogna sbattere per far venire fuori la roba. Ecco, questa è la dose giusta di farina. Ho messo dentro così indicativamente circa 5-6 cucchiai di farina. Vedete come fa? È perfetta. Guardate, vedete che è un po' collosa? Si tira? Ecco, è perfettissima. Adesso gli mettiamo il latte. Un cucchiaio di latte all'inizio, se no vi fa i grumi, non di più. Tra l'altro oggi le voglio fare un po' diverse le crepe, dopo gli facciamo un'aggiuntina. Facciamo assorbire tutto il latte che gli abbiamo messo dentro. Assorbito il primo cucchiaio di latte, un cucchiaio, 2, ecco, gliene aggiungo ancora un pochino, anche il secondo giro poco alla volta, lo facciamo assorbire. Mettete nei commenti come fate voi le crepe, però ragazzi mettetevi d'accordo perché l'ultima volta che ho fatto il crepe c'erano i francesi che mi facevano i complimenti, crepes, Francia, e gli italiani che mi insultavano, no non si fa così, devi far così, devi far cosà. Mettetevi d'accordo. Scherzo, Adesso siamo fuori pericolo grumi, quindi con il latte ci possiamo andare dentro anche un po' più pesantini. Vedete come veste il cucchiaio? Allora, indicativamente per ogni uovo io ci ho messo 2 cucchiai di farina e 100 grammi, 100 ml di latte. Poi naturalmente ad aggiungere un po' di latte si fa sempre in tempo, mentre invece ad aggiungere la farina no, è un casino. Quindi state indietro col latte, fate questa prova, guardate un po' se fa il filo così, invece di fare le gocce, e siete tranquilli. Poi se manca un po' di latte glielo aggiungete. Per motivi estetici e anche per il sapore, perché il grasso dell'uovo veicola moltissimo il sapore del prezzemolo, metto il prezzemolo dentro nella crepe invece
che nei funghi, e vengono anche più belle perché fanno tutti i puntini verdi. Adesso facciamo le crepe. Un po' di sale, che mi sono dimenticato di metterlo prima, lo metto adesso. Se usate un padellino antiaderente di quelli buoni, non serve assolutamente mettere olio né niente, gli passo solo un po' di carta per tirar via eventualmente la polvere e basta. Se avete dubbi sulla pastella che avete fatto, semplicemente ne mettete dentro una goccia nel padellino, aspettate 10 secondi e vediamo se si attacca, se resta insieme, se è troppo spessa, eccetera eccetera. Guardate che roba, e direi che ci siamo, no? Eccola lì, è talmente tanto che non riesco neanche a tirarla su. La crepe più piccola del mondo, signori. La padella, mi raccomando, che non sia nemmeno troppo calda, perché se no frigge la crepe e vi fa tutti i buchini. Deve essere calda, mediamente calda. Così va bene. Usate silicone, io uso la papera per girare le crepe negli antiaderenti, altrimenti le rovinate. È un po' altina di temperatura, quindi io l'ho messa a media adesso, ho abbassato un po'. Rovesciate le vostre crepe dolcemente sul tavolo. Eccoci qua, allora, crepe, ne ho fatta qualcuno in più perché a casa mia poi le taglio giù sottili, le metto nella minestra. Sono un po' gialline perché ho usato delle uova di gallina selvaggia, che mangia solo un grano turco, sono molto gialle. Già che c'ero, ho fatto anche mezzo litro di besciamella furba, quella del mio canale, vi metto il link qui sopra da qualche parte, senza burro, senza farina, è davvero una besciamella leggerissima. Poi se voi ci volete mettere dentro il burro ce lo mettete, e che si fa anche in maniera molto facile, sporcando solo una pentola, basta. Prepariamo il ripieno. Allora, metto un po' di sale nei funghi che prima non gliel'avevo messo. Aggiungo 250 grammi di ricotta, vi ricordo che i funghi erano mezzo chilo, più i funghi congelati che erano pochi, poi una manciata di formaggio, non tantissimo. Prezzemolo non lo metto perché l'ho già messo nelle crepe e inizio a dargli una sdrumata. Sì, Beatrice, sdrumare, voce del verbo sdrumare, io sdrumo, tu sdrumi, egli sdruma, voi sdrumate, vuol dire disfare. Voi come lo dite sdrumare nel vostro dialetto? Perché l'Italia ha 27 lingue. Allora è un po' asciuttino, vedete? Ecco, ci metto dentro 2 mestolini di besciamella, così si smolla. C'è un insegnante di grammatica che mi ha scritto una letteraccia, ha detto che diffondo male la lingua italiana, ragazzi, anzi diffondo di più perché ogni regione ha la sua lingua, insomma bisogna avere un po' di rispetto anche per i dialetti. Ecco, questa è la densità giusta per il ripieno. Adesso vi faccio vedere un bel trucco. Allora, nei ristoranti, per preparare le crepe anche 1, 2, 3 giorni prima, per far sì che dopo che da cotte non si sgonfiano, cosa si fa? Si usa il bianco dell'uovo, che è quasi insapore. Io ieri sera ho fatto la carbonara, ho avanzato due chiare dell'uovo e mica le butto via. Allora cosa faccio? Le monto e gliele sparo dentro. Se volete lo fate, se non volete non lo fate, ma dovete provare. Fatto. E lo mettiamo dentro il ripieno, ripeto, è facoltativo, però questa roba qua praticamente vi fissa, perché poi l'albumina si cucina, non dà sapore, si fissa e una volta che sono cotte, che sono gonfie, belle calde, restano così, e anche se le fate il giorno prima non cambia niente, l'importante è che le cucinate non il giorno prima, ma un'ora prima di mangiarle, ecco. Adesso riempiamo le crepe, la parte prezzemolata, quella più bella, la mettiamo verso il basso, così poi quando chiudiamo la crepe resta verso l'esterno ed è più bella, poi vedete voi. Se volete qui sotto ci potete mettere anche una fetta di prosciutto cotto, una fetta di speck, io lo volevo mettere, poi ho cambiato idea. Allora dividiamo in parti uguali il nostro ripieno nelle varie crepe. Potete fare la crepa a fazzoletto, potete fare la crepa a cannellone, potete fare la crepa a portafoglio, a fagottino. Io oggi la faccio a... come la facciamo? La facciamo a fazzoletto, dai. Pirofila, questa è per 4 persone va bene, ci stanno 8 crepe, giuste giuste. La metto qui bella vicina così ce l'ho comoda, ci metto sotto un po' di besciamella, così non si attaccheranno sotto le mie crepe. Ce la spalmo in giro, la spantego e adesso pieghiamo le crepe.
Il bianco dell'uovo aumenta moltissimo il volume e anche la morbidezza, e quindi bisogna stare un po' attenti quando le chiudiamo, perché si schiaccia, esce fuori il pieno. Quando l'avete piegata a metà, fategli questo segnetto qui col dito, così quando la piegate così non vi si spacca qua, altrimenti rischiate che si rompe. Poi, siccome sono molto piene, le metto dentro alla rovescia. Invece di metterle col triangolo all'insù come si fa di solito, le metto all'ingiù, vedete? E farà una scena incredibile poi, perché quando cuociono queste si gonfiano. Mi raccomando di non fare il mappazzone. Se per caso la besciamella ce l'avete troppo densa, aggiungetegli dentro un goccino di latte, un goccino di acqua e la diluite un attimo, perché non deve essere ricoperta, perché queste crepe dopo sopra si devono un pochino bruciacchiare, rosolare, arrostire, insaporire. Mamma che roba, mi viene già fame. Poco formaggio parmigiano, buono, non usate il pecorino, non usate formaggi stramboli, grana o parmigiano. Mettiamo in forno 180 gradi circa 25-30 minuti.